Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovissimo video. Una critica che sempre più spesso leggo legata al mondo di Hunter x Hunter è quanto nella saga delle Formiche Chimere avvenga qualcosa che, in senso negativo, viene accostato a Dragon Ball. Ora, fermo restando che per me non può mai esistere un paragone negativo col manga di Dragon Ball essendo perfetto, è davvero così? Beh, nel video di oggi andremo proprio a capire questa cosa. Io comunque sono OcelottMDB e vi invito a iscrivervi, attivare la campanella, lasciare like e commentare qua sotto con le vostre opinioni al riguardo. Passate anche da tutti i social che appaiono a schermo per restare sempre in contatto con me, oltre che magari prendete il mio fumetto su Amazon punto e a capo. Uno dei punti più alti della saga delle Formiche Chimere in Hunter x Hunter è sicuramente il momento in cui Gon fa esplodere tutta la sua rabbia sacrificando il proprio Nen pur di avere la possibilità di sconfiggere, addirittura one-shottando, la guardia reale Pitou, che per rispetto a Kaito eviterò di chiamare waifu, ma tutti ben sappiamo che è così. Ecco, questo momento è spesso criticato da molti spettatori e lettori di Hunter x Hunter in quanto momento fin troppo simile a un Goku che diventa Super Saiyan per la morte di Krillin su Namek, o anche un Gohan che vedendo C16 ucciso fa esplodere tutta la sua rabbia. Indubbiamente parecchi punti di congiunzione ideali esistono fra le due opere, Dragon Ball si trova in praticamente tutti i battle moderni. Ma parliamo effettivamente di scene analoghe? Andiamo a vederle prima. Effettivamente un enorme parallelismo esiste, ma è tra Goku e Gohan. In entrambi i casi assistiamo alla morte di una persona cara, nel caso di Goku, o all'idea di umanità, nel caso di Gohan, che scaturisce nel protagonista un'esplosione di rabbia incontrollata capace di spazzare via ogni timore, rendendo colui che si trasforma una figura messianica. Si può dire messianica per dire come il messia, si dice così? Non lo so. Krillin muore nel massimo momento di disperazione per il nostro Goku, un momento in cui la situazione precipita e tutti raggiungono quasi il loro punto più basso. Eppure, nel momento in cui Goku si trasforma, ecco che quasi torna la luce su tutti. Piccolo non è in realtà morto, Gohan riesce a fuggire, Goku può vendicare il suo amico. Letteralmente, per quanto il Super Saiyan venga inquadrato come una forma selvaggia alla sua prima apparizione, cattiva dallo sguardo truce, ciò che rappresenta è però gioia, perché è capace di portare alla vittoria gli eroi infondendo anche fiducia negli stessi lettori. Goku si è trasformato e tutto andrà per il meglio. Situazione analoga avviene comunque anche per quanto riguarda Gohan. Nel suo caso tutti i significati sopradetti sono veri, ma si aggiunge anche la componente che il nostro Saiyan diventa così sicuro di sé da voler far soffrire il nemico, giocare con lui, vedendolo disperato. Per quanto non sia effettivamente una cosa così tanto positiva, l'intento di scrittura è comunque ancora chiaro. Toriyama mostra un eroe oscuro che, a prescindere dal suo modo, dalle sue azioni, vuole comunque arrivare al fine ultimo eroico di salvare la Terra. Farà soffrire Cell, gli vorrà dare una bella umiliazione, ma comunque per salvare la Terra e tutte le persone deboli che altrimenti morirebbero. Gon, seduto di fronte a Pitou, aspetta pazientemente il momento in cui la Formicivera avrà finito di curare la piccola Komugi. Assieme raggiungono quindi il luogo in cui il corpo di Kaito è conservato, e qui l'oscura verità: Kaito è morto. Mentre Pitou si prepara a combattere Gon per ucciderlo, il piccolo protagonista viene accecato dalla rabbia e dà via tutto se stesso per poter combattere, ottenendo un potere tale da uccidere il suo nemico. Alla trasformazione basta letteralmente un singolo colpo ben assestato per mettere fuori gioco l'avversario e, senza quasi neanche proferire parola, inizia ripetitivamente a colpire quel corpo fino a praticamente decapitarlo, con un attonito Killua che non ha idea di cosa fare. L'ultimo atto di Gon è quindi quasi un vero e proprio sacrificio che compie, con un ultimo forte colpo assestato al cadavere di Pitou, rafforzato dal Nen risvegliato dopo la morte. L'intero scontro è praticamente un'esecuzione più che una battaglia sofferta, e dal momento stesso in cui Gon si trasforma non è un sentimento di tranquillità, quello dei lettori, bensì un sentimento di curiosità per la forma, misto a paura, confusione, come se qualcosa fosse effettivamente sbagliato in tutto ciò che vediamo. Se con Goku, ma anche Gohan nella sua rabbia, vedevamo una sorta di bene che comunque trionfa sul male, questa volta ciò che vediamo è una figura oscura che non vuole effettivamente battersi per la libertà o per il bene, bensì per arrivare al proprio scopo sapendo che, a prescindere da quanto picchierà forte o da quanto durerà lo scontro,
non vi sarà alcun beneficio. Il suo avversario non imparerà alcuna lezione e che nulla si sistemerà. Uno scontro che è soltanto uno sfogo, qualcosa di fine a se stesso. Non uno scontro fra bene e male, in quanto Pitou non è effettivamente dalla parte del male, quanto più semplicemente dalla fazione opposta, soprattutto in luce della crescita che lei, quanto Meruem, stavano affrontando. E d'altra parte Gon non è colui che combatte per il bene, quanto solo per il proprio tornaconto. La saga delle Formichimere non è bene contro male, ma una lotta di selezione naturale fra fazioni che dovranno provare la propria superiorità sull'altra. Ma allora a questo punto qual è la differenza fra Goku e Gon? L'attesa. L'attesa è ciò che davvero differenzia il modo in cui questi due personaggi vivono il lutto e la propria trasformazione. Alla morte di Krillin, Goku fa esplodere la sua rabbia improvvisamente. Non ha momenti di elaborazione o attesa, bensì dà subito fondo a tutta la sua rabbia e inizia quindi da subito a sfogarsi contro il suo nemico. Al punto che paradossalmente, dato proprio lo sfogo istantaneo, questa stessa rabbia inizia pian piano a scemare, facendolo subito tornare in se stesso, decidendo addirittura di lasciare in vita il nemico, dispiacendosi di averlo dovuto presumibilmente uccidere. Il Super Saiyan rappresenta quindi il bene, che sia per Goku o per Gohan, proprio perché è la valvola di sfogo istantanea dei sentimenti in quei due contesti. Dopo tanto dolore, il proprio Ki esplode e l'aura dorata della trasformazione rischiara le ombre. Ma così non è per Gon. Gon deve attendere. C'è un momento in cui Goku e Gon sono stati simili, ed è precisamente questo. Quel momento è un parallelismo fra Goku e Gon. In entrambi i casi una nefandezza improvvisa scatena una forte emozione che porta a sbloccare tutto o parte del proprio potenziale. Ma è qui la spaccatura. Goku apre la valvola di sfogo, quella di Gon viene bloccata dal colpo di Killua per metterlo fuori gioco. E a qui inizia il calvario emotivo del giovane. Dopo aver assistito a Kaito perdere un braccio, deve allenarsi, sfidare gli altri allievi, aspettare di recuperare il Nen, viaggiare per tutto NGL, seguendo le indicazioni date. Addirittura, arrivato finalmente di fronte a Pitou, non può ancora sfogarsi, deve sedersi di fronte a lei e aspettare Komugi che venga curata. E come se non bastasse, poi deve raggiungere Kaito a piedi. Capite a cosa voglio arrivare? In tutto questo tempo, mentre Goku sarebbe esploso all'inizio, Gon continua a elaborare tutto ciò che ha visto, in quella che è quasi un'accettazione del lutto. Nega inizialmente Kaito possa essere morto, a prescindere da tutte le possibili evidenze. Prova una rabbia bruciante avvicinandosi verso Pitou. Decide di contrattare con lei, perché aspetterà? Si abbandona alla depressione una volta che la verità lo colpisce dritto in faccia, che è anche il momento in cui finalmente può aprire la sua valvola di sfogo. Ma ecco che in quel momento la valvola si apre e accetta le sorti di Kaito. Ed ecco la differenza fra Goku e Gon. Goku diventa Super Saiyan come momento massimo di rabbia dalla morte di Krillin. Gon come momento massimo di depressione nell'accettazione di ciò che è successo. Da un lato una trasformazione luminosa, dall'altro una trasformazione oscura. Nel caso di Hunter x Hunter, il fatto che Gon si sia trasformato è solo per darci una reference visiva di quale sia il suo stato d'animo, che dopo tutto ciò che ha dovuto vivere è stato costretto a crescere. La morte di Kaito è il passaggio fra il bambino che vede speranza nel mondo all'adulto disilluso. E so bene che con queste mie parole ho soltanto grattato la superficie dell'incredibile bellezza di scrittura di Togashi, che riesce persino a rendere terribilmente realistica una trasformazione, ma direi che per ora è il caso di fermarsi qui. Torneremo sicuramente in futuro a parlare di Hunter x Hunter con questi piccoli approfondimenti, non temete. Ma intanto magari seguitemi anche su tutti i social che trovate in descrizione e di cui leggete il nome a schermo. Da Ocelot MDB per oggi è tutto e noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video.